be kind of like our version of the Seven Dwarfs, you know, like Snow White. And in that, they're all very strong, opinionated, caricatured personalities. So that was what we were trying to do. The storyline, I think as filmmakers, what we were trying to say, you know, everybody wants to be happy in our lives. As parents, we want our kids to be happy. And yet life is not always happy. There's disappointment and loss and all these things that are they're the reason we have these other emotions. So there are things that we feel negative about and we try to avoid, but that's the reason these emotions exist, is to help us handle the difficulties, the complexities of life. So we're trying to say, okay, life's not always happy. We grew up on Disney movies, we love happy endings, but sometimes there's more complexity to things, and we try to represent that in the film. Thank you. Sorry for the long answer. Reason and emotion is Illustrations of Life. Illusion of Life. Illusions of Life is by Frank Thomas, yes. And Ollie Johnston. Ok. Reason and Emotion è un po' un riferimento a Illusion of Life, che è questo libro di Frank Thomas e Ollie Johnston, che è un po' la Bibbia per tutti coloro che comunque si occupano di cartoni animati, che scrivono o che realizzano film di questo genere, hanno sicuramente letto. Ed è stato molto divertente perché in realtà sono dei personaggi, sono delle caricature pure, ma sono in un certo senso esagerate, e uno dei miei produttori mi ha detto: se riusciamo ad azzeccare questo film con questi personaggi, John Severa, riusciremo sicuramente a realizzare con questo film la nostra versione dei Sette Nani. E quindi in realtà l'idea era quella di creare questi personaggi che fossero delle personalità fatte in maniera di caricatura, ma con le loro opinioni, con le loro idee. E abbiamo cercato di realizzarle in questo modo, perché poi fondamentalmente è ovvio che tutti quanti noi vorremmo poter avere sempre una vita felice, da genitori vorremmo che i nostri figli fossero sempre felici, però purtroppo non è sempre così, perché nella vita non c'è soltanto la felicità, non c'è soltanto la gioia, c'è la delusione, c'è la perdita, ci sono tutte queste cose, ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi, e quindi la ragione per la quale esistono questi altri sentimenti, queste altre emozioni, è anche quella, sebbene negativa, dove sentimenti e emozioni dai quali cerchiamo di allontanarci, ma ci servono comunque ad affrontare le complessità, ad affrontare le difficoltà. Siamo tutti cresciuti con i film di Disney, ameremmo tutti avere sempre il lieto fine, ma nella vita poi non è così, e ci sono questi sentimenti con i quali bisogna convivere. Prego Marco. Sì, posso venire anche con costume rosso. Sono Marco Spagnolo, giornale dello spettacolo. Volevo chiederle, a proposito della parte più adulta, l'inconscio, il subconscio, fate tantissime citazioni, sono anche molto molto divertenti. Penso alla sequenza onirica sia una delle più esilaranti degli ultimi anni. Allora volevo chiedere quanto vi siete divertiti a costruire questa scena, questa serie di scene che poi hanno anche un fondamento psicoanalitico. E poi qual è la pubblicità che lei cita e che in qualche maniera torna a tutti quanti noi? Qual è quella che l'ha ispirata per fare questo tormentone che ogni tanto... Grazie. E poi passo al mio collega Paura. And then I'll give it to my friend Bea. Paura, aspetta un attimo. You will. We had great fun reading Freud and Jung and all these guys. That it was actually pretty heady reading. Great fun? Yeah. Great fun. Well, it's always interesting to learn more about people, and I think that's the great fun of working on this film, was all the research, learning about how the way we work. And you know, the fact is nobody really knows. So you have all these competing philosophies and theories. In the end, being that it's an animated film, we just went for what was the most fun, not the scientifically accurate necessarily. So, although we did learn a lot from doing the research, especially about the reason for emotions and the way we remember and forget and all that. But that's not really your question. With the subconscious, we kind of just had fun with that, and that was a little bit like a pop version of Jung, I think, the idea of the subconscious. Dream production, that was more just
having fun with the idea that where does all this weird stuff come from every night? Why do I have these strange dreams? And the idea that it's just a bunch of guys with limited time and budgets just seemed very funny. The memory of, or sorry, the gum commercial. There are all these commercials that we grew up on in the States, Wrigley's, and there's a bunch of different ones, bubble gum commercials that all have these catchy little song hooks. So we tried to make our own version of that, and that's what that one is. Devo dire che ci siamo divertiti un sacco, ci siamo divertiti alla grande leggendo, studiando Freud, Jung e tutti questi tizi qua. Anche se devo dire che insomma non è stata una cosa leggera, però ci siamo divertiti anche perché comunque è stato molto bello, molto interessante cercare di capire e sapere di più di quello che è l'essere umano, di quello che sono le persone, perché quello che abbiamo dovuto fare per prepararci al film è fare una ricerca per cercare di capire come noi esseri umani operiamo, funzioniamo, siccome poi fondamentalmente nessuno lo sa veramente come funziona l'essere umano, questo è il motivo per cui ci sono tutte queste filosofie, queste teorie, queste idee diciamo conflittuali fra di loro. Al fin dei conti, poi trattandosi di un film di animazione, abbiamo scelto quello che poteva essere più divertente piuttosto che semplicemente concentrarsi su quello che poteva essere magari più scientificamente fondato o più accurato dal punto di vista scientifico. E quindi abbiamo fatto ricerche in questo senso e abbiamo imparato tante cose che riguardano, abbiamo studiato anche non soltanto il discorso del ragionamento delle emozioni, di come si ricordano le cose, di come si dimenticano, ma non è tanto questo l'argomento relativo alla domanda, il discorso dell'inconscio, del subconscio. Abbiamo cercato di realizzare una versione forse un po' più pop di Jung e di quello che Jung dice dell'inconscio e del subconscio, quanto poi alla sequenza onirica, al discorso dei sogni, la produzione dei sogni. Siccome ci siamo posti il problema, ma da dove caspita vengono fuori tutte queste strane cose che sogniamo ogni notte, ci piaceva l'idea di avere questi strani tizi, strani personaggi con tempo limitato a disposizione, con budget limitato a disposizione, che si occupassero della creazione dei nostri sogni. E per quello che riguarda invece la pubblicità, in America almeno siamo cresciuti con queste pubblicità appunto in genere della gomma da masticare, bubblegum o altri marchi che hanno queste canzoncine che sono appunto un tormentone, che però ti prendono, ti agganciano e che non fai altro che ripetere. It was actually hard to write. We did a lot of versions of that before we got it just bad enough, you know. È stato tosta da scrivere, nel senso che abbiamo realizzato varie versioni, ci abbiamo provato e riprovato fino a che non abbiamo realizzato quello proprio pessimo che però funzionava. Mr. Fear, tocca a lei. Vabbè, complimenti. Io ha citato giustamente prima i 7 nani e siccome i 7 nani all'epoca erano venuti fuori da un lungo brainstorming per scegliere come dovessero essere, molti sono stati scartati prima di diventare i 7, mi domandavo qual è stato il lavoro di eliminazione per arrivare ai 5 sentimenti. Dopodiché poi c'è una curiosità, ma il topo morto è una strizzata d'occhio a Brad Bird e a Ratatouille oppure è casuale? Oh, the dead mouse, yeah. Yeah, so we did reference, or we tried a number of different emotions before we ended up with the ones we had. We did try pride and hope, and we had Schadenfreude, who was of course the joy in other people's pain, you know. Schadenfreude. I'm not sure if that's a German word, of course. And then what else did we have? We tried a bunch of different things. In the end, we ended up with, we didn't want to have a room full of people running around, so many characters you couldn't keep track of, so 5 seemed like a good number. And some of the qualities in some of these other characters, like hope, we ended up giving those to Joy. So Joy is a little bit of a best hits of some of the positive emotions in the film.
Devo dire che abbiamo fatto riferimento a diverse emozioni, nel senso che abbiamo cercato, all'inizio era più affollato, ce n'erano di più, avevamo provato anche con l'orgoglio, con la speranza, Schadenfreude, cioè la gioia al dispiacere, alla sofferenza degli altri, e poi però ci siamo resi conto che non aveva molto senso affollare la stanza con tutti questi personaggi che andavano e venivano, correvano, di cui non si riusciva a tenere traccia, e quindi per esempio con Speranza abbiamo pensato di prendere le caratteristiche e di attribuirle a Gioia, per cui Gioia è un po' la somma di alcune caratteristiche fondamentali di quelli che possono essere i sentimenti positivi. Abbiamo pensato che 5 fosse un numero sufficiente. And yeah, we wanted Riley's new house to be just a little off-putting, and we thought of this idea of having a dead mouse, and I thought, I know just the guy. He's acting. He's just acting in the movie, right? You know, he's not really dead. E poi quest'idea, no? Quando abbiamo pensato alla nuova casa dove si stavano trasferendo, abbiamo pensato che volessimo una casa che potesse avere un po' un effetto quasi spingente, che non fosse proprio gradevole, accogliente e piacevole, e abbiamo pensato cosa possiamo fare per renderla ancora di più, e quindi ci è venuta l'idea del topo morto, anche se devo dire, ammettere che il topo in realtà non è morto, sta recitando, finge di essere morto. Federica, vi prego di presentarvi con nome e testata. Allora, Federica Liano, radio di Magiciane Musica. Sono qua. Dunque mi dicono che sono a disgusto, in effetti il costume verde ce l'ho. La mia domanda è esattamente quella del collega Paura, quindi ora mi spavento. Però quella di riserva che comunque approfondisce, cioè tutti questi 5 personaggi hanno una caratterizzazione cromatica molto definita, però Joy è l'unica che non è monocromatica, anzi ha anche un po' di blu.